Ciao a tutti, oggi preparerò con voi delle deliziose parmigianine di melanzane. Molto veloci, semplici ma buonissime. Iniziamo subito. Ho già lavato la melanzana, l'ho asciugata e ho rimosso le estremità. Adesso taglio delle fettine spesse all'incirca 1 centimetro. Tagliate tutte le melanzane, prendiamo uno scolapasta. Come potete vedere ci ho messo un piatto piano sotto. Faccio un primo strato con le melanzane. Ci metto un pizzico di sale. Un altro pizzico di sale anche sul secondo strato. Pizzico di sale ancora e adesso ci appoggio un peso sopra. Potete scegliere di metterci una boule, un piatto fondo pieno d'acqua, quello che preferite affinché si possa far pressione sulle melanzane e le lasciamo sgocciolare per circa un'oretta. Questa operazione è importantissima perché in questa maniera non rilasceranno acqua di vegetazione in forno, quindi non vi verranno umide, bagnate quando poi le andremo a cuocere. A più tardi. Passata un'ora vado a togliere il peso. Guardate come sono bagnate. Adesso le strizzo e poi una fettina alla volta la asciughiamo tamponandola con della carta assorbente da cucina. Io non le sciacquo, anche se le ho salate prima, perché trovo inutile farle sgocciolare per un'ora e poi andarle a sciacquare. Ovviamente dopo però non metterò il sale, se non un pochettino nei pomodorini. Asciugate tutte le melanzane, le andiamo ad incidere con la punta di un coltello tagliente. Mi raccomando, dovete soltanto inciderle e non tagliarle. Perché facciamo questa operazione? Semplicemente perché innanzitutto con questi leggeri, fori, la melanzana cuocerà meglio anche all'interno. E poi anche il condimento riuscirà ad entrare meglio, quindi perdete un minuto ed incidetele. Incise tutte le melanzane, ho messo della carta forno sulla leccarda e adesso ci vado a mettere le nostre fettine di melanzane. Non ve l'ho detto prima, ma è chiaro che se ci sono dei semini dovete toglierli. Disponiamo le melanzane sulla leccarda con il lato che abbiamo inciso verso l'alto. Messe tutte, su ogni fettina ci mettiamo un goccio di olio extravergine di oliva. E adesso vado ad infornare in forno preriscaldato, come vi ho detto già prima, a 200 gradi per 15 minuti. Mentre cuociono le melanzane vado a tagliarmi a cubetti piccoli la scamorza affumicata. Tagliata la scamorza, me la metto un attimo da parte e vado avanti tagliandomi i pomodorini a cubetti molto piccoli. Tagliati tutti i pomodorini, li metto in una ciotolina e li condisco con olio extravergine di oliva ed un pizzico di sale. Eccoci qui, tolte dal forno le melanzane, per comodità io le appoggio sul tagliere. Prima fettina, ci metto un po' di besciamella che vado a spalmare, aggiungo del parmigiano reggiano grattugiato, ci metto il prosciutto cotto, ne faccio 2 col prosciutto cotto e 2 con la pancetta, la scamorza e copro con un'altra melanzana.
anche su questa melanzana ripeto la stessa operazione: besciamella, parmigiano reggiano, prosciutto cotto e scamorza. Copro con l'ultima fettina di melanzana, guardate, sempre con la parte che abbiamo inciso rivolta verso l'alto, e metto un poco di besciamella, aggiungo del parmigiano e finisco con i pomodorini. Facendo molta attenzione la prendo e la rimetto sulla leccarda e vado avanti. Fatta anche l'ultima, andiamo ad infornare. Il forno l'ho lasciato acceso nel frattempo, però l'ho abbassato a 180 gradi. Sempre in modalità statica faremo cuocere per 25 minuti. Che profumino! Le faccio intiepidire, ci metto un po' di basilico e poi le vado ad impiattare per assaggiarle con voi. Guardate che belle, mi dispiace che non potete sentire l'odore. Assaggio con voi. Ho assaggiato quella con la pancetta, è deliziosa. Fate queste mini parmigianine e fatemi sapere cosa ne pensate. Se questo video vi è piaciuto lasciate un gran bel like, condividetelo e mi raccomando iscrivetevi al canale. Ciao a tutti e buon appetito!